Ciao a tutti, io sono WD e questo è Do You Remember? Una serie di video dove riassumiamo quei videogiochi dimenticati dal tempo, sepolti nei cassetti, nei sogni d'infanzia o nei cestoni di Media World accanto a FIFA 07 Platinum. Niente capolavori come GTA San Andreas e niente disastri come Sonic del 2006. Arriverà anche lui, ma oggi partiamo con un gioco mezzo e mezzo. Un titolo che in molti ricordano vagamente, ma quasi nessuno sa descrivere davvero. E quindi ti chiedo, do you remember Sonic Riders? Oh, è il 2006 e Sonic viene da un periodo strano. Dopo Sonic Adventure 2, il porcospino blu cercava una nuova identità nel mondo del 3D e Sega si fece questa domanda. Sonic è veloce, perché non metterlo su uno snowboard futuristico? Magari ci mettiamo anche delle città sospese nel cielo, che cosa potrà mai andare storto? Spoiler, tutto! No dai, parecchie cose. Ma prima parliamo dei meriti, perché Sonic Riders, per quanto dimenticato, non era tutto da buttare. Lo sviluppo fu curato dal Sonic Team e da Now Production. Abbiamo avuto come direttore Morimoto e come produttore Yuda. Come direttore artistico abbiamo avuto Moriya e come character designer abbiamo avuto Uekawa, lo stesso di Sonic Adventure. E come executive producer abbiamo avuto Yuji Naka. Sì, Sonic Riders è l'ultimo gioco della saga classica a cui Yuji Naka ha lavorato prima di abbandonare Sega. Ora parliamo un po' del gioco. Sonic Riders è un racing game arcade dove Sonic e compagnia bella gareggiano su tavole volanti ad aria compressa, chiamate Extreme Gear. Il gameplay gira intorno a prendere la scia dell'avversario per boostare, fare trick in aria per ricaricare la barra dell'aria, usare rampe, scorciatoie, anelli e power up. E se la barra dell'aria finisce, il personaggio scende dalla tavola. Sì, Sonic a piedi in un gioco di corse. È come se in Mario Kart ti si bucasse la gomma e dovessi spingere il kart a mano. Ma tutto sommato era una cosa figa. Vogliamo parlare della colonna sonora? Una bomba, un mix di drum and bass, electro, chitarre distorte, sembra di stare in un rave illegale a Green Hill Zone. L'opening in stile anime è stata realizzata da Production IG, lo stesso studio che sta dietro a Ghost in the Shell. Le cutscene in CGI sono firmate Mars Animation Planet, gli stessi dietro i film in CGI di Sonic e Knights. Inoltre il gioco girava a 60 fps sia su PlayStation 2, Xbox che GameCube, un bel traguardo per un racing game ad alta velocità nel 2006. E poi ci sono loro, i Babylon Rouge, Jet, Wave e Storm, tre personaggi completamente nuovi, disegnati da Yuji Uekawa, per rappresentare lo stile urban futuristico anni 2000. Jet è un po' Vegeta versione skater, Wave è l'ingegnera snob che mangia Tails a colazione, Storm è un armadio. Piccola curiosità, Jet è parzialmente ispirato allo stile di Jet Set Radio e si vede, graffiti, neon, città sopraelevate, tutto puzza di spray e street style futuristica. I Babylon Rouge sono ancora oggi amati, ma sono scomparsi quasi del tutto dai giochi successivi. Sega, ridacci Jet, ti perdoniamo pure Sonic Boom. Tornando al gioco, una delle cose più strane di Sonic Riders è il sistema dell'aria. Come detto prima, le tavole non vanno a benzina, ma ad aria compressa. Se sbagli traiettoria, non prendi scie, non fai trick, finisci l'aria. E Sonic corre a piedi su una pista da corsa, davvero! Ma attenzione, l'idea non era casuale. Una delle prime meccaniche sviluppate fu proprio quella della turbulence.
le scie aerodinamiche lasciate dagli avversari che puoi cavalcare come un half pipe. E infatti il gioco ti premia se sei stiloso. Trick uguale arie, scia uguale boost. Frustrante? Sì. Originale? Anche. Piccole curiosità. Ai Ai di Super Monkey Ball è un personaggio segreto. Sì, una scimmia che gareggia con Sonic. Wave è la prima ingegnera donna e, come detto prima, è molto più brava di Tails. La host è curata da Tomonori Sawada, con musiche di Kenichi Tokoi e Fumie Kumatani. Alcune tracce vocali usano sample cantate di Rumblebee. E il doppiaggio inglese è effettivamente un meme, tipo... Ma allora, perché questo gioco è stato dimenticato? I comandi erano complessi e poco intuitivi. Il gioco non spiegava nulla, nessun tutorial, nessuna guida. Il sistema dell'aria puniva troppo i principianti. Il sequel, Zero Gravity, cambiò tutto togliendo l'Air System. Il terzo capitolo, Free Riders, fu un'esclusiva Kinect. Addio! Risultato? Un gioco con un'estetica bomba, una soundtrack clamorosa, ma che molti ricordano solo come sì, ce l'avevo, ma non l'ho mai capito. In fondo è un po' il destino di tanti giochi sperimentali di quell'epoca. Sonic Riders però è uno di quei giochi che, pur con tutti i suoi problemi, aveva personalità da vendere. Come abbiamo già detto, aveva una colonna sonora potente, uno stile grafico unico, futuristico, pieno di energia, meccaniche originali come l'Air System e la Turbulence, nuovi personaggi subito iconici e una voglia matta di fare qualcosa di diverso, di più cool, più audace. E anche Sonic che corre a piedi, se ti dimentichi di fare un trick, dai, è indimenticabile. Personalmente è un gioco che adoro, che continuo a giocare tutt'oggi. Quando è uscito avevo 6 anni, mi ha influenzato musicalmente e stilisticamente parlando. E tu lo avevi da piccolo? Non ci capivi nulla anche tu? Anche tu pensavi che Jet fosse Shadow con un becco? E soprattutto, do you remember Sonic Riders? Fammelo sapere con un commento qua sotto. E se ti è piaciuto questo tuffo nel passato, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella se vuoi vedere contenuti come questo. Perché chi lo sa, nel prossimo episodio potremmo rispolverare quel gioco con i robottini, con le carte o con i dinosauri. Sta di fatto che la prossima volta sarà ancora più nostalgico. So, you're leaving this place? Yeah, the back of the carpet has more words of wisdom. It says, this was invented to allow Babylonians to travel all over the world to gather treasure. Some things never change, huh? But enough of this friendly banter, Sonic. You better make sure you're ready when we meet face to face once again. You bet. Come on, Jet, it's time to split. Hey, I wanted to say that. We should split too, right? Yeah. You may be fastest for now, but I'll be back, Sonic the Hedgehog.